Buongiorno, sembra che mi sono appena svegliata, però sono già passate un po' di ore. Sono appena andata in farmacia per comprare delle medicine e poi in banca a versare dei soldi sulla mia carta. Adesso sto facendo una piccola passeggiata in un parco vicino a casa mia. Vi lo faccio vedere perché è un parco abbastanza carino. C'è un palazzo della vecchia famiglia reale e una fontana, è molto carino, non è grandissimo. È interessante perché era davvero la casa di una famiglia reale qua in Italia e adesso è stata trasformata semplicemente in un giardino pubblico. C'è ancora il palazzo e le sale reali che vengono semplicemente usate come magari sale per incontri o eventi importanti e per essere mostrate al pubblico, quindi è possibile venire, visitare le sale, sentire la storia della famiglia reale, insomma del parco. Secondo me è molto bello che non venga sprecato, ma che venga ancora utilizzato per il pubblico, per tutti, insomma. Quando vivevo ancora qui venivo molto spesso a fare delle passeggiate o a correre, a volte anche a studiare, a incontrarmi con le amiche. È sempre stato un bel posto per incontrarsi. E adesso invece è un bel punto di incontro per le zanzare. Ci sono tantissime zanzare, infatti devo andarmene molto in fretta adesso perché mi stanno mangiando viva, mi stanno morsicando un sacco, quindi adesso devo scappare. Vedete già, questa è una puntura di zanzara. Una delle cose che trovo più divertenti è che è vietato camminare sull'erba, quindi questi due signori stanno facendo una cosa che è vietata. Puoi camminare solo sui sentieri perché vogliono appunto preservare l'erba, il giardino, proteggerlo. Quindi non si può neanche sdraiarsi sull'erba, non si può utilizzare l'erba per niente. Questo prato bellissimo e così verde. Da una parte lo capisco, vogliono proteggere il parco il più possibile, comunque sì, è un parco pubblico ma è comunque proprietà privata, quindi lo capisco, però è uno spreco, un po' un peccato. E quando ero piccola mi ricordo che venivo molto spesso con i miei nonni a fare passeggiate e mi ricordo che c'erano tantissimi animali che sono spariti tutti. C'erano tanti uccelli in gabbie proprio e tanti animali e uccelli liberi che potevano passeggiare intorno per il parco, scoiattoli. Sono scomparsi tutti. Stanno provando a ripopolare, diciamo, il parco con degli animali che mettono apposta qui o con uno stagno per cercare di ricreare la flora e la fauna. Vedremo. È da qualche anno che ci provano, ma adesso devo tornare dove ho parcheggiato la macchina perché ho messo il parcometro, quel cartellino dove indichi l'orario in cui sei arrivato e se c'è un limite massimo di tempo con cui puoi rimanere in quel parcheggio, poi devi andartene. E il limite era di un'ora che è quasi scaduta, quasi finita, quindi devo tornare al parcheggio per spostare la macchina. Quindi vediamo dove andiamo, magari andiamo in un altro parco, vediamo. Qui in estate fanno il cinema all'aperto, quindi progettano un film sul muro e le persone possono guardare questo film all'aperto. E questa invece è la villa, è il palazzo della famiglia reale.
Aiuto. Questa è la situazione al momento. Sto cercando di fare le valigie perché domani parto, quindi dopo la passeggiata ho deciso che era una buona idea tornare a casa e fare le valigie e al momento non è una buona situazione. Non sono molto brava a fare le valigie, voglio sempre portare più roba di quella che mi serva. Ma dobbiamo trovare una soluzione perché parto domani mattina presto, quindi la situazione è molto urgente. Vediamo insieme che cosa riesco a eliminare, magari, di cosa posso fare a meno per questo viaggio. È un'occasione perfetta, come sempre, per vedere qualche nuova parola, il vocabolario per fare la valigia. Come vedete, io ho scelto uno zaino. È da tanti anni che non viaggio con proprio la valigia e il trolley, perché è più comodo per me portare in giro semplicemente uno zaino, non un grande zaino, e poi avrò questo zaino un po' più piccolo come bagaglio a mano, e questo invece è il bagaglio che va in stiva. Per aiutarmi a tenere tutto organizzato e in ordine uso, non saprei come chiamarli, questi piccoli astucci, questi contenitori che mi aiutano a dividere le cose. Quindi in uno ci sono magari mutande, calze, la biancheria, in un altro ci sono tutte le magliette e in un altro tutti i pantaloni. Come ho detto, sono già consapevole di voler portare troppe cose, però vediamo, ho una felpa qui, 2 magliette leggere a maniche lunghe per proteggermi dal vento o dal sole, una maglietta a maniche corte che uso anche come pigiama, 3 magliette un po' più carine, e qui forse ce ne sono troppe. 1, 2, 3, 4, 5 magliette sportive, diciamo, per camminare. Sicuramente posso eliminare qualcosa da qua. Ok, elimino ben 2 magliette. Faccio questo sforzo enorme. Poi qui dentro ho già selezionato, quindi non elimino nient'altro. C'è uno scaldacollo nel caso in cui dovesse far freddo o ci sia troppo vento, un paio di cappelli, questo è orrendo, vi faccio vedere, è meraviglioso, ma anche questo mi proteggerà dal sole e dal vento. E poi un cappello normale. E abbiamo dei costumi, come ho detto, calze, mutande, biancheria, insomma. Su quella non transigo, non voglio eliminare niente, ho già eliminato abbastanza, perché quando viaggi, anche se non hai la possibilità di lavare i vestiti e devi rimetterli che sono sporchi o puzzolenti, non è piacevole, ma non è la fine del mondo, però almeno l'intimo secondo me deve essere pulito, quindi ne porto il più possibile, così se non ho la possibilità di fare il bucato non è un problema. E poi abbiamo 2 vestiti un po' più carini, nel caso in cui io esca o abbia voglia di mettere semplicemente un vestito. Pantaloni lunghi impermeabili, pantaloni lunghi comodi, leggings. Questi sono pantaloncini per camminare o per fare sport, 4 paia, decisamente troppi, perché poi abbiamo anche questi, quindi sono 5 paia e un paio di pantaloncini corti. Sono troppi, però non penso di poter eliminare nessuno di questi. E ovviamente abbiamo un asciugamani e un paio di ciabatte. Qui abbiamo una giacca un po' più pesante per quando fa freddo e una giacca leggera, impermeabile e antivento. Un paio di scarpe un po' comode per tutti i giorni anche o per camminate. Queste le chiamiamo scarpe da ginnastica o tennis. Non so perché gli diamo questo nome, è un po' strano, scarpe da tennis. Poi abbiamo un sacco a pelo, piccolino, un marsupio
per tutti i giorni, se esco alla sera, qualcosa di piccolo giusto per metterci dentro il telefono, il portafogli, eccetera. Una cintura, non si sa mai. Qui ho tutte le cose liquide come shampoo, creme, balsamo, bagnoschiuma e così via. Qua ci sono semplicemente delle barrette energetiche, mi piace portare sempre con me da mangiare, del cibo, giusto per avere qualcosa in caso di emergenza. Che altro? Questa è una protezione per lo zaino, quindi una copertura impermeabile nel caso in cui piova. Il kit di pronto soccorso, di primo soccorso, occhiali da sole, qua ci sono delle medicine, che altro? Anche queste sono tutte le mie medicine, quindi un astuccio, ho tutto come vedete ben organizzato, ben separato, così so esattamente dove sono le cose. Questo forse non è così utile, ma io lo trovo utilissimo. È uno zaino appunto compatto che poi potete aprire, diventa più grande ed è davvero impermeabile, l'ho già usato molto spesso, soprattutto in spiaggia, non entra la sabbia, è impermeabile o comunque resistente all'acqua ed è piccolino. Lo preferisco perché altrimenti sarei semplicemente incastrata con quello zaino che è un po' troppo grande per me. È perfetto per fare escursioni, ma non per uscire tutti i giorni, insomma. E infine questo astuccio sono tutte le cose come il dentifricio, lo spazzolino, le forbicine per tagliarsi le unghie, le creme per il viso, quindi cose del genere. Ok, è finita. È stata una lotta, una vera battaglia, ma eccola qui. Come ho detto, non sono molto brava a fare la valigia, vi ho avvisati. Sembra un sacco di patate e sembra sull'orlo di esplodere, però vedremo se sopravvivrà al viaggio. Quindi la valigia è pronta, tutto pronto, io parto domani, non vi ho ancora detto dove vado, ma lo scoprirete molto presto attraverso i video o attraverso il podcast, quindi potete seguire i miei viaggi come al solito. Spero che anche oggi abbiate imparato delle nuove parole e che vi sia piaciuto questo video mentre cercavo di fare la valigia, e che impariate dai miei errori e non mettiate o non vogliate portare con voi troppe cose come me. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima, a presto, ciao!